Se stai facendo trading come 2 anni fa, oggi probabilmente stai perdendo dei soldi. In questo video ti voglio mostrare quelli che sono i 3 errori più comuni che oggi come oggi stanno causando parecchi problemi ai trader nei mercati finanziari attuali e non sono gli errori che si pensa. Il mercato è cambiato molto, soprattutto per via dei flussi sulle opzioni e in modo particolare sulle cosiddette opzioni 0 DTE. Ciò implica un controllo più o meno costante da parte dei market maker che muovono il prezzo. Ma diciamo che pochi trader retail si sono accorti di tutto ciò. Quella che stai vedendo è una pagina che ci consente di valutare la cosiddetta esposizione al gamma. Che cos'è il gamma? Il gamma non è altro che una greca delle opzioni che è correlata direttamente al delta, o meglio, il gamma rappresenta la velocità con cui varia il delta a variare del prezzo del sottostante. Ma perché sono così importanti oggi come oggi le opzioni? Secondo un recente studio del CBOE, le opzioni 0 DTE, cioè quelle che hanno scadenza odierna, muovono nell'arco dell'intraday oltre il 60% dei volumi. Le opzioni vengono utilizzate notoriamente come asset finanziario di hedging da parte dei market maker ed è pertanto fondamentale capire come i market maker agiscono sul prezzo controllandolo a seconda appunto di quella che è la loro esposizione al gamma. Qui stai vedendo Gixstream, un sito che attualmente è ancora gratuito e che appunto ci consente di capire qual è questa esposizione. Ma al di là di quelli che sono gli aspetti puramente tecnici, dei quali magari parleremo in video successivi, la cosa molto interessante è andare a focalizzare l'attenzione su questo specchietto che vedi alla tua destra, dove troviamo dei valori, dei dati puntuali, dei dati numerici estremamente interessanti e in modo particolare il cosiddetto positive GX e il cosiddetto negative GX. Questi sono due livelli, poi te lo farò vedere graficamente, che rappresentano delle vere e proprie resistenze per quanto riguarda il positive GX e dei supporti per quanto riguarda il negative GX. Se inizierai a utilizzare questi livelli nella tua attività quotidiana di trading, in modo particolare sull'S&P 500, ti renderai conto che questi livelli rappresentano delle vere e proprie calamite per il prezzo ed è estremamente difficile andare a violarli. Perché succede? Perché su questi livelli i market maker hanno una determinata esposizione al gamma che li costringe, a seconda di quella che è l'esposizione netta e quindi l'esposizione su tutta la colonna di opzioni del gamma, ad intraprendere determinate azioni. Ad esempio, se il GX netto è positivo, i market maker tendono ad acquistare quando il prezzo va giù e viceversa. Se invece il net GX è negativo, i market maker accompagnano il prezzo, quindi se osserviamo dei movimenti ribassisti è molto probabile che vadano a vendere il sottostante. Se invece il prezzo sale, faranno esattamente l'opposto. Ovviamente ci sono varie sfaccettature che regolano queste azioni da parte dei market maker. La più importante è sicuramente relativa all'intensità del net GX, che come detto può essere positivo o negativo. Tuttavia, ripeto, al di là di quelli che possono essere gli aspetti puramente tecnici, quotidianamente nell'attività di trading intraday sull'S&P 500 ci si rende conto che arrivati a testare questi livelli il prezzo arresta la propria corsa.
Per poter far sì che questi livelli vengano violati, devono subentrare determinate condizioni da parte di chi va ad aggredire il book. Perché? Perché tendenzialmente i market maker sono degli attori passivi. Che cosa significa? Significa che vanno a inserire nel book ordini condizionati, notoriamente buy limit e sell limit, che scattano nel momento in cui arriva un'aggressione a mercato. Ricordiamoci infatti che sul mercato troviamo la liquidità passiva, rappresentata dagli ordini condizionati, buy limit e sell limit, e la liquidità attiva, rappresentata invece dagli ordini aggressivi di chi vuole comprare o vendere senza aspettare quotazioni migliori. L'interazione tra liquidità passiva e liquidità attiva è quella che muove il mercato. Quindi bisogna tener conto del fatto che i market maker tendenzialmente rappresentano la liquidità passiva e su questi livelli, se avete a disposizione un book di negoziazione, vi renderete conto che di solito vengono immesse quantità di contratti veramente alte. Perché? Per far sì che il movimento in una direzione o rialzista nel caso del positive GX o ribassista nel caso del negative GX venga assorbita e in questo modo il prezzo non abbia la possibilità di andare a varcare questi due livelli, altrimenti costringerebbe il market maker a mettere in atto delle ricoperture di vario tipo. Vedete che ad esempio stamattina abbiamo due valori, 7.000 punti e 6.900 punti. Vi posso però dire che nella giornata di ieri, in modo particolare al pomeriggio, questi livelli erano differenti. Il Positive GX era collocato a 6.980 punti, mentre il Negative GX era collocato inizialmente a 6.900 punti e successivamente, tardo pomeriggio, serata, intorno ai 6.950 punti. Andiamo quindi a vedere quello che è successo sull'S&P 500 per capire appunto se questi livelli sono stati rispettati o meno. Andiamo quindi a prenderci la piattaforma. Come saprai io sto utilizzando la C-Trader con gli applicativi volumetrici di Cluster Delta, ripeto è un servizio in abbonamento, e vediamo appunto ciò che è successo. Andiamo sull'S&P 500 e subito ci rendiamo conto di un elemento estremamente interessante, ovvero nel corso della giornata di ieri, in modo particolare ti invito a guardare quello che è successo durante la sessione americana, diciamo dalle 14.30 in poi, considerando anche il pre-market, ovvero quando sono stati rilasciati i dati sull'inflazione, noterai che il prezzo è arrivato a 6.990 punti, poi da lì è partito un movimento ribassista, successivamente abbiamo avuto un nuovo tentativo di rialzo che si è arrestato intorno a 6.975 punti, quindi prima di quel 6.980-985 che fino alla chiusura di Wall Street ha rappresentato il livello del positive GX. Per quanto riguarda invece il negative GX, come detto, nel corso della serata da 6.900 punti si era sollevato a 6.950 e vedrai infatti che non siamo riusciti ad andare al di sotto di quel livello. L'ultimo tentativo è stato registrato alle 21.45, come puoi vedere, ed è stato immediatamente riassorbito, addirittura con un forte movimento rialzista che ha portato poi i prezzi di chiusura intorno al valore di 6.960 punti. Conoscendo questi livelli, come ti dicevo, possiamo avere una mappatura del mercato e possiamo poi andare ad analizzarlo attraverso la volumetrica nella sua microstruttura per trovare delle occasioni di trading. Noterai anche che il prezzo si è fermato a ridosso di due livelli molto importanti. Il POC, anzi il sotto POC, perché questo a tutti gli effetti è un sotto POC della settimana scorsa, e la value area high della settimana scorsa. Ricorderai infatti che ieri abbiamo parlato proprio di questi livelli e oggi vedi quelli che sono gli aggiornamenti relativi al volume profile della giornata di ieri. Quindi oggi, come consuetudine, sono andato a tracciare la value area low del volume profile di ieri e la value area high del volume profile di ieri.
Attualmente ci troviamo nuovamente attorno a queste zone, quindi attorno al sottopoc della settimana scorsa e leggermente al di sotto della value area low di ieri. È evidente che al di sotto di questa zona abbiamo necessità di accettazione affinché il prezzo eventualmente possa correre ancora al ribasso. Tieni conto che stamattina il negative GX è posizionato a 6.900 punti e guarda caso corrisponde più o meno a livello della value area low della settimana scorsa. Molto molto importante e non è assolutamente una casualità. Ci tengo anche a sottolineare un aspetto molto importante. Il GX è estremamente utile al pomeriggio, durante la sessione americana. Durante la mattinata e quindi durante la sessione europea, la sua potenza è inferiore. Per quale motivo? Perché bisogna tener conto del fatto che i market maker americani lavorano principalmente al pomeriggio, in modo particolare dopo le 15:30, quando sono chiamati ad assorbire tutta la richiesta in opzioni 0DTE che arriva durante la prima ora di contrattazione, quindi dalle 15:30 alle 16:30. Ti invito quindi ad osservare molto attentamente la pagina che ti ho fatto vedere su Gxstream, perché ti renderai conto che durante quella fascia oraria, ripeto, dalle 15:30 alle 16:30, abbiamo un cambiamento costante dei valori del GX. Questo perché, ripeto, i market maker devono assorbire tutta la richiesta in opzioni che arriva in quella prima ora da parte non soltanto dei trader istituzionali, ma anche da parte dei trader retail. Ciò implica che durante la prima ora sia altamente sconsigliato far trading perché i valori del GX hanno necessità di consolidarsi e questo consolidamento avviene tendenzialmente dopo le 16:30, quindi dalle 16:30 in poi noi avremo dei riferimenti puntuali che potranno esserci molto utili per capire dove andare ad intervenire. Ed è per questo che la mia operatività sull'S&P 500 è focalizzata principalmente al pomeriggio. Tuttavia ti dico anche che possono esserci delle opportunità al mattino. Anche in questo caso bisogna andare a contestualizzare il tutto con l'analisi volumetrica e quindi se i volumi supportano una determinata idea di trading possiamo anche operare nel corso della mattinata. Mattinata che però mi porta ad operare principalmente su altri asset che sono quelli che vedi qua sulla mia piattaforma, quindi l'oro, l'euro-dollaro, la sterlina-dollaro ed il petrolio. La domanda che magari ci si potrebbe porre a questo punto è: ma le opzioni 0DTE influiscono anche su questi asset? La risposta ovviamente è sì. Purtroppo però ti devo dare una brutta notizia, ovvero i dati del GIX relativi a questi asset non si trovano gratuitamente. Per poter usufruire di questi dati ci sono vari siti, il più famoso di tutti è Spot Gamma, che a fronte del pagamento di un abbonamento mensile oppure annuale ti danno la possibilità di accedere anche ai dati di questi asset. Io ti dico la verità, utilizzo esclusivamente Gxstream in questo momento, che è ancora gratuito, probabilmente passerà a pagamento tra non molto, vedremo poi quali sezioni manterranno libere, ma nel momento in cui dovesse passare a pagamento ho già una soluzione alternativa che ti mostrerò in un prossimo video. Però ecco, tieni conto che gli abbonamenti per questi servizi costano, poi si è liberi ovviamente di abbonarsi se si ritiene che il GIX sia una componente fondamentale nella propria attività di trading, però ecco, è giusto saperlo. In apertura ti parlavo degli errori che vengono commessi utilizzando soprattutto questo tipo di analisi. Il primo errore, come ti dicevo, è quello di sottovalutare l'importanza del GX, perché come detto, oggi come oggi le opzioni 0DTE, soprattutto sull'S&P 500, muovono
a livello intraday, lo ripeto, oltre il 60% dei volumi. Quindi non conoscere questo argomento, se fai operatività intraday, ti porterà sicuramente ad avere uno svantaggio a livello operativo. L'altro errore che notoriamente viene commesso da chi approccia questo tipo di analisi è quello di andare a prendere in considerazione esclusivamente i livelli che ti ho fatto vedere, quindi il positive GX, il negative GX e il net GX, senza contestualizzarli. Che cosa significa? Che vedere il prezzo, ad esempio, approcciare i 6.900 punti non è garanzia di successo. Questo livello potrebbe tenere come potrebbe essere rotto, violato, e quindi il prezzo, una volta violato 6.900, potrebbe anche proseguire a ribasso. Quindi l'errore è quello di limitare l'analisi a questi livelli senza aver ben chiaro quello che sta succedendo a livello volumetrico. Quindi il mio consiglio è quello di abbinare appunto l'analisi del GIX ad un'analisi volumetrica o anche a un'altra strategia di analisi tecnica che magari utilizzi già e che ti ha dato dei riscontri positivi nel tempo. Ecco, questi livelli appunto potrebbero essere i supporti e le resistenze importanti nell'arco della giornata anche per la tua strategia di analisi tecnica classica. Il terzo errore è quello di interpretare in maniera errata il NetGX. Il NetGX, infatti, come vedremo, te lo proporrò in un prossimo video, può essere più o meno positivo, più o meno negativo. Infatti diciamo che non c'è una vera e propria classificazione ufficiale, ma delle analisi statistiche che ci dicono quanto il mercato possa essere controllato dai market maker e quanto invece non lo possa essere, a seconda appunto dell'intensità di questo valore. Ripeto, ne parleremo in un prossimo video. Spero quindi di averti dato uno strumento in più o comunque di averti incuriosito e questa curiosità spero che ti possa portare ad approfondire l'argomento. Avremo modo di parlarne più dettagliatamente in prossimi video e spero che questo tipo di analisi possa servire ad evitare gli errori che oggi come oggi nel trading intraday, soprattutto sugli indici americani, porta tantissimi trader retail a perdere denaro sul mercato. Per oggi direi che è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento ad un prossimo video, invitandoti, se possibile, a iscriverti e a lasciare un bel mi piace se questi contenuti sono di tuo gradimento. Ciao, alla prossima e buon trading!